Questo contenuto chiude tutte le informazioni riguardanti il gioco base e ti andrò a mostrare la modalità vivi nei panni degli alberghini. Prima di tutto le impostazioni. Da qui potrai salvare, tornare al vicinato, uscire ed accedere alle opzioni grafiche, sonore e di gioco. La macchina fotografica è uno strumento molto apprezzato da chi prende le proprie storie in partita particolarmente sul serio, perché permette di comporre un album dei ricordi. È possibile scegliere tra foto piccole, medie e grandi, che consiglio, con qualità bassa, media o alta. Catturare un momento della vita dei tuoi sim è molto semplice. Una volta selezionato il formato e la qualità, basta centrare il soggetto e cliccare con il tasto sinistro del mouse. Apparirà sullo schermo la foto appena fatta, per la quale potrai scrivere una descrizione subito oppure modificarla in seguito nell'album. Quest'ultimo si apre cliccando l'icona e semplicemente ti troverai tutto ciò che hai fotografato. Per quanto riguarda il resto, troverai vari tastini, piano terra, primo piano ed accanto diverse preferenze legate alla vista della struttura dell'abitazione. Aiuto, quindi lezioni, utile qualora dovesse sorgerti qualche dubbio, i comandi per lo zoom negativo, rotazione a destra, zoom positivo e rotazione a sinistra, i comandi del tempo, che potrà scorrere normalmente, veloce o velocissimo. A questo proposito ti faccio presente che in questo gioco è molto facile perdere la cognizione del tempo sim, perché di fatto non viene scandito né dai giorni della settimana né da nient'altro. In basso troverai il numero degli amici di famiglia e letteralmente ogni amicizia di qualunque componente viene conteggiata qui. Quest'ultimo invece conteggia i fondi, ma non solo. Cliccandoli ti sarà possibile accedere a un resoconto del bilancio. Della modalità vivi vera e propria ti faccio vedere per primi i bisogni che i sim hanno: mangiare, comfort, lavarsi, VC, riposo, divertirsi, amici, spazio ed ordine. Su quest'ultimo bisogno voglio aprire una parentesi, perché è interessante menzionare il fatto che cliccando l'icona della casa verranno riportati altri parametri di gradimento che l'unità familiare ha nei confronti dell'abitazione in cui vive. Dimensioni, arredamento, giardino, manutenzione e progetto. Legate all'abitazione ci sono ovviamente le bollette, queste verranno consegnate ogni 3 giorni circa. Per pagarle basta prenderle e poi riporle nuovamente nella buca delle lettere. Se ignori o ti dimentichi ripetutamente di pagarle, arriverà l'agente pignoratore a recuperare i soldi che devi pignorando oggetti che hai in casa. Il prossimo aspetto che ti voglio mostrare sono le relazioni, nello specifico le relazioni romantiche, dato che sono meno intuitive di quelle amichevoli. Infatti le interazioni romantiche non servono solo come scambio emotivo tra compagni, ma anche per mettere su famiglia. Non a caso, ripetendo diverse volte determinate interazioni romantiche, apparirà una finestra in cui ti verrà proprio chiesto se desideri allargare il nucleo familiare. Si materializzerà una call e potrai scegliere il nome del nuovo arrivato, in questo caso una nuova arrivata. Un piccolo omaggio a sua nonna, l'ho chiamata velocemente Cornelia. I sim saranno contenti del nuovo arrivo e tieni a mente che se la coppia è affiatata, potrai ricevere telefonate in cui ti verrà chiesto se desideri adottare. Un neonato in questo gioco può essere impegnativo sotto molti punti di vista. Prendersene cura è relativamente facile. Sarà necessario dargli da mangiare, giocarci ed addormentarlo con una ninna nanna. L'impegno però è dato dal fatto che i sim sono lenti, quindi conviene tenere la culla sempre nei paraggi e inoltre non sempre i capricci visivi sulla culla partono con il suono del pianto, quindi mentre ci si accorge che sono necessarie attenzioni scorre del tempo prezioso. Se il neonato non riceve le cure necessarie riceverai un primo richiamo dagli assistenti sociali e se la condizione non cambia velocemente riceverai l'avviso definitivo che precederà l'arrivo di un assistente sociale. Al contrario, se hai portato a termine la cura del neonato in maniera ottimale per una manciata di giorni, potrai vederlo crescere, oltre che finalmente aggiunto tra i componenti della famiglia.
Il prossimo aspetto della vita dei sim che ti voglio mostrare è la carriera. Partendo dai più piccoli, nella sezione carriera troverai solo la pagella, che tra l'altro riporta un sistema di giudizio americano, quindi alfabetico, non numerico. Pensa alla A e alla B come un buon voto, mentre alla C e alla D come un pessimo voto. I bambini potranno andare e tornare da scuola tramite lo scuolabus che passa davanti casa e per il quale riceverai una notifica un'ora prima che passi. Non ci sono veri e propri doveri legati alla scuola, però non è male che i bambini facciano i compiti tramite la libreria. Riceverai notifiche di congratulazioni quando un bambino dell'unità familiare aumenta il suo grado scolastico. Inoltre, un buon rendimento continuativo porta anche a notifiche di gratifica come questa. Al contrario, se non segui un bambino nello studio e questo scende pericolosamente di grado, riceverai un primo richiamo negativo. Se il grado continua a peggiorare, riceverai un richiamo definitivo che precederà la perdita del controllo sul bambino, il quale letteralmente partirà per l'Accademia Militare. Degli alberghini solo Maurizio ha un lavoro, ma ti faccio vedere prima di tutto come si fa a perderlo. La premessa è che potrai far assentare il sim dal suo lavoro, ma mai 2 giorni consecutivi. Quindi il primo richiamo lo riceverai saltando un giorno di lavoro, il secondo lo riceverai saltando quello proprio successivo, e così lo perderai. La sezione carriera di un sim adulto mostra sul lato sinistro le info della professione, in questo caso nulla, poi lo stipendio, la prestazione e ancora sotto troverai gli amici necessari che generalmente sono richiesti dal terzo livello in poi. Sul lato destro invece troverai le abilità che sono strettamente connesse alle promozioni. Ci sono doti culinarie, fai da te, carisma, doti fisiche, doti logiche e doti creative. Un nuovo impiego è possibile cercarlo sul giornale o al computer, con la differenza che sul giornale c'è una sola opportunità, mentre al computer ce ne sono 2 aggiuntive, per un totale di 3 opportunità giornaliere. Il gioco base offre 10 proposte lavorative: affari, atleta professionista, crimine, estrema, forze dell'ordine, spettacolo, medicina, militare, politica, scientifica. Quando il sim non sarà più disoccupato, ogni giorno un'ora prima, esattamente come per lo scuolabus, riceverai un promemoria dell'arrivo dell'auto che si occuperà di tutti i suoi spostamenti. L'ultimo aspetto che ti voglio mostrare riguarda il telefono. Infatti, nel susseguirsi della quotidianità, i 2 sim potrebbero avere bisogno di aiuto oppure semplicemente vorranno prendersi del tempo con qualcuno che conoscono. Dalla cornetta del telefono potrai chiamare dei servizi. Nello specifico, pizza, domestica, giardiniere, vigili del fuoco, riparatore e polizia. Ti faccio presente che una chiamata fasulla ai vigili del fuoco o alla polizia può scaturire in un risarcimento o una strigliata. Cliccando invece chiama vicino potrai contattare altri sim che i tuoi conoscono. Ti troverai di fronte a questa schermata in cui sul lato sinistro vedrai scritti i cognomi di tutte le unità familiari che conosci, mentre sul lato destro vedrai riportato ogni singolo componente, così che potrai chiamare esattamente chi vuoi.